saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con l'Audi 4, la leggenda a trazione integrale vincitrice del Rally di Monte Carlo del 1984 e tanti altri titoli che potrete andare a leggere nella descrizione dei video con fonti Wikipedia. Uscita numero 3, edizione Centauria, il modello è in scala 1:8. Ringrazio prima di tutto Giovanni, un mio iscritto, che ha reso possibile che io potessi iniziare questa nuova avventura con questo modello, così come anche mi ha commissionato, anche se la sto già facendo, la Lancia Stratos. Quindi grazie Giovanni con tutto il cuore della tua fiducia. Andiamo subito a vedere la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi che troverete in ogni collezione che andrete a fare, e mentre vi do la possibilità di dare lettura oltre che guardare le immagini, io ringrazio volutamente e doverosamente tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano e che contribuiscono a dar vita al canale. Grazie con tutto il cuore. Per quelli invece che mi visualizzano ma ancora non si sono iscritti, sempre che ne abbiano il piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se date anche un'occhiata alla playlist potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Adesso mi rivolgo soprattutto alle persone che mi vedono per la prima volta. Vi accorgerete che i miei video non sono video brevi, ma non potrebbero esserlo, perché non mi occupo del solo montaggio, ma cerco di spiegare alle persone che hanno meno esperienza nel montaggio degli stessi modellini come evitare possibili danni e applicare miglioramenti sia funzionali che qualche volta estetici. Quindi vi consiglio di evitare, se mi volete seguire, di mandare avanti video veloci, perché poi, come purtroppo spesso succede, mi vengono fatte domande le cui risposte sono completamente contenute nei video che faccio, ma dal momento che vengono mandati avanti veloce vi perdete dei passaggi importanti. Mi raccomando ragazzi, grazie. Bene, adesso andiamo subito a vedere quello che abbiamo trovato in questo numero. Io, come avete sentito adesso, molte volte uso la forma plurale per esprimermi. Andiamo a montare, abbiamo trovato, perché siete voi la vita del canale. Il mio canale è anche il vostro canale, senza di voi non avrei ragione di esistere su YouTube. Allora, un'altra cosa che ho spiegato nel video straordinario, che mi auguro abbiate visto prima di questo, è che quando montai il primo numero feci notare due difetti sul paraurto anteriore, molto, diciamo, non affatto accettabili, però dissi anche che non avrei continuato a fare questa collezione per mancanza di soldi. Parliamoci chiaro, diciamo le cose, preferisco sempre dirle nella sua interezza e verità. Ecco perché lo faccio adesso, perché come vi ho detto un mio iscritto me l'ha commissionati e avevo trovato questi due difetti. Uno, che è una crepa proprio del metallo verniciato, e due, questo, che ovviamente per un modellista collezionista sono inaccettabili. Succedono? Sì, ragazzi, succedono, per questo vi consiglio sempre di fare l'abbonamento e non tramite edicola, perché durante una collezione, e in questo caso se non ricordo male sono 110 uscite, sì, confermo, 110 uscite, vi posso garantire che saranno almeno dalle 10-15 pezzi che potrete trovare difettati, e andare 15 volte in un'edicola, se non è proprio un amico, così come lo è
questo dove io mi fornisco, grazie Federico e il mio edicolante, oltre che un mio amico, vi creano sicuramente problemi. Invece con l'abbonamento no, vi tenete il pezzo voi, dovete solo fare almeno una foto, 2 ancora meglio, indicare il numero del fascicolo e la collezione, vi arriverà il pezzo gratuitamente a casa e non vi verrà richiesto il pezzo in sostituzione, cioè questo, indietro, chiedo scusa. Mentre invece nell'edicola siete obbligati a portarlo perché devono giustificare loro alla casa editrice, in questo caso la Centauria, che il pezzo è veramente difettato. E quindi io me lo sono fatto sostituire e infatti è perfetto. Ecco, io vi ho voluto far vedere anche questo per farvi capire che se vi fate montare un modello da me, se non è perfetto, io non vado avanti. Bene, adesso andiamo a vedere quello che troviamo in questa terza uscita. Vi consiglio di fare questo modello? Se vi piace ovviamente la storicità dell'auto e la macchina, e potete farlo, sì, ve lo consiglio. Lasciate perdere i commenti tipo quanto costano, alla fine supera i 1000 euro. Ragazzi, modelli del genere in scala 1:8, super dettagliati, che comunque pagate un po' alla volta, anche se alla fine il prezzo è quello, ma pagate un po' alla volta. Se vi chiedono 1200 euro in una volta, non tutti hanno la possibilità di farlo. Pagando 12 euro, perché vengono 11,99 alla settimana, forse potete farlo. Ovviamente non è una priorità, se uno può lo fa, diversamente no. Io vi consiglio, se vi piace tutto quello che vi ho detto, di farla, perché è un modello bellissimo. Non vi piacciono le linee perché sono vintage? Ma è questa la caratteristica, questa è la macchina vincitrice del Rallye di Monte Carlo, come ho detto già prima, del 1984. Non è una macchina recente, ci sono macchine più belle esteticamente, poi è questione di gusti, lo dico sempre, ma che non hanno vinto nulla. Le aziende si basano anche sulle vittorie dei modelli, non soltanto sull'estetica. Andiamo a vedere questo cofano. Scusate se c'è una pausa di silenzio, ma io devo controllarlo tutto. È a posto. Qui guardate, abbiamo applicati gli spruzzatori del tergicristallo, bellissimi. Qui, aspettate, provo a spostare questi così magari si mette a fuoco meglio. Allora, scusate ragazzi, perché io in queste pause sto guardando, così come voi, per la prima volta questo pezzo. Vedete? Qui va bene. Il filetto è perfetto. Da questa parte no. Bisogna vedere se io riesco a correggerlo e allora andrà benissimo, e può darsi anche che io ce la faccia, perché vedo che non è preso dal trasparente ed è in rilievo, quindi potrebbe anche essere che io riesca ad eliminare questa sbavatura qui, andando a segnarla appena con il cutter, poi andando, una volta segnata così nel filetto, certamente non a mano libera, andare a mettere questo da quest'altra parte, far saltare il pezzettino, e potrebbe anche essere che sul trasparente non ha preso e riesco perfettamente a recuperarlo. Qualora non ci riuscissi, qual è il problema?
ordino un altro pezzo che mi verrà sostituito per difetto oggettivo. È bellissimo, mi piace veramente tanto, ovviamente tutto in metallo. Questa è la parte, che bello ragazzi, ma guardate, carbonio, e qui abbiamo le battute con le finte guarnizioni, guardate che meraviglia, tutte intorno, riprodotte. No, questo lo devo far vedere. Questa è un'applicazione di un adesivo in color alluminio, che ovviamente è il materiale che permette poi al calore di non creare danni al cofano. Ecco, adesso io lo sto incollando bene, levando le bolle d'aria. Fate la stessa cosa anche voi. Se avete problemi usate un phon appena senza bruciarlo, ovviamente, perché se è troppo caldo lo dilatate. Va bene, andrò poi a toglierlo io scaldandolo un po'. Guardate che meraviglia, bellissimo. Poi questo ovviamente andrà messo così. Che bello. Proviamo. Allora, sto leggendo quello che troviamo, eccola qui. Questa è la griglia della presa d'aria, anch'essa in metallo verniciato. Questi sono gli adesivi con le varie targhe, come vi ho detto nel video straordinario. C'è quella del francese, vi dico anche qual è. Sto prendendo le note nelle informazioni. Ecco qui. Come ho già detto nel video straordinario, qui ci dicono che loro hanno scelto di usare la targa della vettura guidata da Walter Roll. No, io ho detto francese, non credo sia il francese, scusate la mia ignoranza. Va bene, leggo da fonti, abbiate pazienza, non sono un grandissimo esperto. E quindi dicevo che è stata usata da Walter Roll durante il Rallye di Monte Carlo del 1984, dove appunto hanno vinto il Rallye di Monte Carlo, ma ovviamente dicono se lo desideri usa la tua preferita. Quindi ecco, questa qui centrale è quella che ha vinto il Rallye di Monte Carlo, e hanno usato anche il numero 1 che poi andremo ad applicare, perché io sceglierò questa targa. Se poi Giovanni deciderà diversamente, basterà rimuoverla e mettere l'altra. Giovanni ripeto, è quello che mi ha commissionato il modello, perché poi il modello di fatto è suo. Poi abbiamo la targhetta sto cercando di dare luce all'immagine. Guardate che opere d'arte, alluminio verniciato, sempre come vi ho spiegato nel video straordinario precedente a questo. L'editrice è la stessa della Lancia Stratos, e quindi chi ha fatto la Lancia Stratos così come la sto facendo io saprà che abbiamo messo il Rallye di Monte Carlo del 1970. Aspettate, perché con tutte queste date faccio veramente fatica a ricordarmi tutto. Ecco qua, guardate, ho fatto prima a prenderla. Questa, come potete vedere, è la Lancia Stratos, sempre dell'edizione Centauria. Questa è la targhetta in alluminio dell'Audi e questa, vedete, della Lancia. Però nella targhetta della Lancia Stratos hanno riprodotto le viti qui
senza mettere le viti, perché questa è adesiva. A molti si è alzata nei lati perché quando si montano queste targhette adesive, questa non è adesiva dell'Audi, parlo della Lancia Stratos, bisogna renderle convesse, cioè piegare le due punte in giù. Quando si guardano, una volta lasciata la piegatura, devono rimanere così. E allora voi potete applicarle e sarete certi che la targhetta non si alzerà mai, ma se la mettete in piano, la targhetta si può scollare. Ok? Ecco, cosa hanno fatto invece, ed è quello che io apprezzo veramente in un'azienda, si sono migliorati e invece di riprodurre le finte viti, hanno messo le viti proprio, cioè le MM, eccole qua. E questi, i 4 fori che poi andranno a tenere la targhetta fissa nella sua sede. Qua invece andremo a mettere la targa. Ecco, sono delle piccolezze molto importanti che io apprezzo veramente tanto. Poi abbiamo un'altra serie di viti TM, anche questa come questa sono da avvitare esclusivamente nel metallo, oltre che essere spiegato perfettamente nelle istruzioni, che viene indicato bene. Vi dico che, ovviamente mi rivolgo sempre alle persone che hanno meno esperienza, quando troverete la lettera finale, in questo caso M, vuol dire che vanno avvitate nel metallo, e qui io mi avvalgo di un lubrificante per crearmi filetti nello stesso metallo, dove poi noi andremo ad avvitare le viti. Mentre invece in questa sessione di montaggio non sono presenti, quando troverete delle scritte con la lettera finale P, che molte volte sono differenziate e contraddistinte anche dal colore blu, P vuol dire plastica. Lì vi sconsiglio assolutamente di usare il lubrificante. Quale lubrificante usare per evitare crearsi le viti? Non importa, qualsiasi lubrificante. Io uso questo. Non mi fate domande quale lubrificante, perché ci mancherebbe, io vi rispondo. Però va bene qualsiasi lubrificante, l'importante è che lo usiate, ve lo dico per l'ennesima volta, esclusivamente nel metallo. Bene, poi ci rimangono ancora 2 pezzi, eccoli qua. Questa che è in plastica, e guardate anche qui il particolare, il filetto intorno della targa perfettamente delineato. Sono cose che si apprezzano. E questi i numeri, eccoli qui, che a seconda della targa che andrete a mettere dovrete inserire. Ok? Quindi, così come vi ho spiegato, se andrete a scegliere la targa di Walter Röhrl, quella centrale col numero 47, che è arrivato però primo, andremo a mettere il numero 1. Il numero 1 lo andiamo a mettere qua. Bene, adesso procediamo al montaggio. Prima cosa da fare, prendiamo 4 viti TM, ce ne viene sempre data una in più. Adesso io vi faccio vedere come creo il primo filetto, poi metto il video in pausa e ci vediamo quando li ho creati tutti e 4, così cerco di non fare dei video troppo lunghi. Mi raccomando, scegliete un cacciavite che quando tenete la vite e lo inserite non deve ballare all'interno della croce della vite, altrimenti rovinate le viti ed è un peccato. Ci dice prima di inserire questa,
ma ovviamente prima mi creo i filetti e poi andrò a inserirla. Dove me li creo i filetti? Con queste viti TM qua. Bene. Bagnerò la vite una sola volta e questo sarà sufficiente per crearmi tutti e 4 i filetti. Non abbiate mai fretta di montare i modelli. Con calma, godeteveli. Ecco fatto. Quando arrivate alla fine, fermatevi. Non andate oltre, altrimenti rompete la vite. Ok? Adesso faccio la stessa cosa con gli altri, usando la stessa vite, e poi ci vediamo dopo. Ed eccoci qua. Abbiamo creato i 4 filetti con la vite TM. La vite utilizzata la vengo a scartare, anche se non è danneggiata la scarto ugualmente e vado a usare le 4 viti nuove. Ho sostituito il cacciavite perché questo ha più calamita rispetto all'altro. Prendiamo adesso questa, che è la griglia della presa d'aria, e andiamo a metterla nell'unica posizione possibile. Attenzione qua, perché come avete visto, finché non fissiamo le viti dobbiamo avere l'attenzione che sia messa correttamente la griglia della presa d'aria. Se vi siete creati i filetti, girate il cacciavite al contrario, appena sentirete il clac avvitate, senza stringere tutto. Farete tutto alla fine, una volta che avrete messo tutte le viti necessarie per questa sessione di montaggio. Andiamo a metterla da quest'altra parte nella diagonale. Durante questo silenzio è cosa buona e giusta andare ad iscriversi al canale di Michele Armonica, attivare la campanella, così sarete aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Grazie di cuore. Controlliamo adesso tutto e poi stringiamo. Mentre giriamo teniamo premuto qui, perché ancora non abbiamo stretto le viti. Quanto è bello questo modello. Ho fatto pure la rima come i poeti. Adesso stringiamo, ma senza esagerare. Una volta che sentite che la vite ha molta più resistenza, vi dovete fermare, non andate oltre, altrimenti danneggerete il pezzo di plastica. Ecco qui. Ma ragazzi, io non lo so, però se si vede dal video, ha una verniciatura impeccabile, non c'è la minima buccia d'arancia in questo pezzo, né nella vernice grigio, che qui sarebbe un antracite, né nella bianca. È perfetta, bellissima. Poi io, sempre per evitare di fare tempi più lunghi nel video, ho fatto lo stesso lavoro con un po' di grasso con le viti MM e sono andato a crearmi tutti i filetti dove andremo ad applicare la targa del Rally di Monte Carlo,
e dove andremo proprio ad applicare la targa del pilota di QRL. Allora, io taglierò il numero 1, abbiamo una pellicola protettiva sopra che va staccata alla fine e invece subito va staccata la pellicola in carta bianca sotto, una volta che abbiamo deciso quale numero applicare. Bene. Sto cercando di trovare dei riferimenti da darvi, un attimo solo. Allora, io lo faccio, vi faccio vedere, faccio cadere il numero 1 eccolo qui, intendo la parte finale, quella inferiore del numero 1, sulla N qui, perfettamente in linea perpendicolare con questa, e vediamo come andiamo. Proviamo. E una volta la mia vista era era meglio di adesso. Eccola qua. Perfetto. Ovviamente attenzione a non toccare la parte dietro, questa va scartata. Vi faccio vedere tutti i passaggi. No, guardiamo un po' come sembra così. Io direi che è perfetto. Mettetelo diritto, guardate che anche l'uno, la stanghetta sia perpendicolare alla N sotto, le distanze tra qua e qua sono esatte, bon, va bene così. Alziamo la pellicola, in questo caso adesso utilizziamo uno stuzzicadenti per evitare di poter danneggiare la parte verniciata e delicatamente la separiamo dal numero. Eccola qua. Questo lo possiamo eliminare. Guardate che bello. È bellissimo. Fate queste prove. Io vi ho fatto vedere tutti i passaggi, capite perché sono molto lunghi i miei video. È inutile che faccio le cose perché le so fare e poi non vi do alcuna indicazione, altrimenti cosa serve? Poi andiamo a prendere la targa. Prima facciamo una prova. Ok, bene, poi così sto controllando la larghezza per sapere dove partire, se più
all'interno o a filo completamente, e invece dobbiamo partire a filo completamente. Sì, le viti ovviamente le metteremo dopo, a filo completamente della parte interna. Tra l'altro abbiamo anche i pezzi segnati qua, vedete? Aspettate, quelli poi da eliminare. Ecco qua, vedete che si stanno già staccando. Anzi, facciamo così perché questo ci aiuta ancora di più, ve lo garantisco. Eliminateli subito facendo attenzione, e che non potevo farlo prima, o forse sì, vediamo se erano anche qui segnati, così vi do l'indicazione. Aspettate. No, vedete, se no si eliminavano prima. Il problema è che eliminandoli dopo dovete assolutamente andare a eliminare anche lo scarto del cerchietto, quindi prendete un taglierino, senza tagliare la targa ovviamente, e fate così. Ecco qua, lo vedete? Bene, eliminiamo questo, facciamo la stessa cosa. A questo punto facciamo così, ecco, facciamo la stessa cosa di qua. Bene, ok, non so se si vede tanto, comunque vedete, sto eliminando la parte adesiva del foro, così è semplicissimo centrare la targa, basterà seguire perfettamente i fori e siamo a posto. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, ci vediamo dopo. Eccoci qua. A questo punto andiamo ad applicare la targa. Per voi sarà tutto più semplice, per me è più complesso perché devo guardare attraverso il telefonino per evitare che io possa uscire dall'inquadratura. Senza schiacciarla definitivamente andiamo a controllare se è stata messa correttamente, ed è perfetta. Possiamo assolutamente fissarla così. Prendete un panno, fatela entrare perfettamente dove c'è il bordino in rilievo, non schiacciatelo solo al centro. È un adesivo e col tempo, se messo male, si potrebbe alzare un po'. Guardate che spettacolo. Quando fate i filetti, fate attenzione, un cacciavite calamitato, una punta piccola, e non schiacciate assolutamente forte in giù col cacciavite. Se vi scappa danneggerete la vernice, quindi fate attenzione. Rimuoviamo tutto. E qui andiamo ad applicare la mitica targa vincitrice del Rallye di Monte Carlo del 1984. Fate questo lavoro comunque, piegate appena appena così e andate a mettergliela sopra. Appena appena, non esagerate. Anzi, aspettate un attimo. No, non c'è l'adesivo, non lo fate. Lasciatela diritta,
perfetto, così. Questo serve se è adesiva. Giriamo al contrario il cacciavite, avete sentito il clac del dentino, puntiamola prima, ma che bella che è, ragazzi, non avete idea se non ce l'avete tra le mani. Sentite quando giro il cacciavite al contrario, questo, ripeto, solo se vi sarete creati filetti. Sentite? Sentito? Ecco, quando sentite il clac, vi fermate e avvitate. Non creerete alcun danno né alla vite e né potrete avvitarlo in maniera non corretta, sarà perfetto. Adesso stringiamo senza esagerare. Una volta arrivati contro, basta. Io lascio a voi le conclusioni di questa targhetta splendida, bellissima. Allora, voi lo sapete che io poi vi faccio notare un particolare. Io poi andrò a smontarla e col cutter, questo, andrò a eliminare questo piccolissimo difetto qui, che è un difetto estetico, ma è dettato dal punto dove era attaccata la mascherina prima che venisse appunto staccata dalla sua fusione. Ecco, vedete, non è un problema, si leverà subito. Ovviamente lo farò dopo senza riprendere. Adesso rimuovo queste 4 viti mm e ci vediamo dopo che vado a mettere la targa. Eccola qui. Non ho resistito, l'ho smontata e l'ho rifatta subito, l'ho corretta, ma più di tanto non posso fare per evitare di danneggiare la linea perfetta della targa, e poi sono andato a ritoccare solo dove ho rimosso il pezzo con il pennarello. Adesso rimonto e ci vediamo dopo per il montaggio della targa. Bene, procediamo all'ultimo pezzo. Tra l'altro mi sono accorto che erroneamente all'inizio vi ho detto che questa parte qua è in plastica, no, è in metallo. È in metallo perché se provate solo a piegarla, a farla flettere, rimane nella sua posizione, quindi è in metallo. Andiamo a presentarla. Perfetto. Che bella, è veramente bella. Ecco qua, andiamo a montare adesso la targa con le ultime 4 viti mm. Adesso poi, prima di salutarci, prendo tutto quello che è stato montato fino all'uscita numero 3 e ho la curiosità di andarlo a pesare per vedere a quanto siamo arrivati con il peso, anche se abbiamo soltanto montato 3 uscite. Guardate, guardate ragazzi, che spettacolo!
Io non so se si riesce veramente a vedere la bellezza di questi particolari dal video, ma vi dico, bellissimo. Qui poi andranno gli sganci rapidi. Allora, andiamo a vedere un po'. Bilancia. Guardate, oltre mezzo chilogrammo, 526 grammi, che per i nostri amici non italiani che hanno un'unità differente come peso al chilo, questa è la misura. Bene, io adesso vi ringrazio, vi saluto a tutti, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, grazie della vostra attenzione e ci vediamo ai prossimi video. Mi raccomando, se avete piacere, non mancate, perché stiamo veramente costruendo un modello iconico degli anni 80. Ecco qui. Date anche un'occhiata al video straordinario dove ho fatto la modifica. Ecco qua ragazzi, ciao a tutti, al prossimo video.